2050 Moda e Design, nascita di uno stile. Questo è il titolo di una mostra dedicata a un decennio assolutamente strategico per la storia italiana. È una storia fatta di stile, di eleganza, di moda. È un decennio molto particolare in cui l'Italia riesce a uscire faticosamente dalle macerie della guerra e lo fa con uno scatto di reni proprio improntato alla creatività. Ecco, è un decennio straordinariamente innovativo per quanto riguarda il design, che però è un design che si fa forte della tradizione delle arti applicate, ed è fortemente innovativo anche per quanto riguarda la moda. In questo decennio ci sono due date fondamentali, che sono il 1951, la nascita ufficiale della moda italiana, e il 1954, nascita di un premio, il Compasso d'Oro, che diventerà una sorta di Nobel per quanto riguarda i creativi designer. Il mito dell'Italian Style prese corpo 70 anni fa, negli anni 50, quando l'Italia, reduce dalle ferite della guerra, scelse di aggredire il futuro. Presto sarebbe arrivato il cosiddetto miracolo italiano, con le sue grandezze e fragilità, ma quel mito non si è mai offuscato, qualificandosi progressivamente sino ad imporsi come il plus del nostro paese nei settori più diversi. Questa grande esposizione, curata da Carla Cerruti, Enrico Minio Capucci e Raffaella Sgubin, affiancati nel lavoro da un nutrito gruppo di importanti specialisti, rilegge quel momento storico alla luce delle specifiche componenti, la moda e il design, comprendendo in quest'ultimo anche la tradizione delle arti applicate, punto di forza della produzione italiana, più artigianale in epoche passate. A latere un terzo fattore: il cinema di quell'Italian Style fu un potentissimo mezzo di amplificazione planetaria. Visitando questa mostra si scopre non solo il talento dei grandi designer degli anni 50 come Albini, come Zanuso, come Gio Ponti, come Salfatti, Angelo Leli e molti altri ancora, ma si evidenzia anche l'eredità e l'importanza che questo design ha avuto sul design contemporaneo. Quindi è una lezione questa fondamentale, che non solo ha segnato e ha creato negli anni 50 un rinascimento delle arti decorative italiane del XX secolo, ma ha anche segnato un percorso che poi verrà preso ad esempio dai designer contemporanei in diversi momenti della nostra contemporaneità. La mostra Italia 50, Moda e Design, nascita di uno stile, è promossa ed organizzata da ERPAC Friuli Venezia Giulia, ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia. La sezione dedicata al design e alle arti applicate spazierà dai mobili alle lampade, dalle ceramiche ai vetri, dai metalli alle stoffe d'arredamento, ai tappeti e agli arazzi, scegliendo tra le eccellenze più esemplificative del periodo, sia dal punto di vista creativo che innovativo. Gli anni 50 rappresentano anche per la moda un decennio di fondamentale importanza, tanto che dal 1951 si fa risalire la nascita ufficiale della moda italiana, grazie all'iniziativa illuminata di Giovan Battista Giorgini, imprenditore che ebbe l'intuizione di riunire a Firenze i più importanti talenti creativi del momento,
selezionati tra quelli che sceglievano di non ispirarsi alle tendenze provenienti da Parigi, che sin dal Settecento era considerata la patria della moda. Cominciava così la favolosa stagione della Sala Bianca di Palazzo Pitti, scenografia d'eccezione di sfilate che radunavano i compratori di tutto il mondo, ponendo le basi del fenomeno dell'Italia Fashion. Gentiluomo toscano, versiliano, che era Giovanni Battista Giorgini, che già da prima della guerra lavorava con gli Stati Uniti. Nel 1951 lui ebbe l'idea di metterci dentro anche la moda, perché la moda è sempre stata un'esclusiva della Francia, cioè moda era Parigi, moda era la Francia dal 700, ma dal 600, da sempre. Mentre lui sentiva che c'era una nuova creatività italiana particolare che doveva venire fuori. Allora chiamò quelli che all'epoca erano più importanti, couturier, come si chiamavano stilisti ancora all'epoca, o sarti, che poi è una traduzione di couturier dal francese, questo per far capire quanto l'influenza francese fosse ancora forte, e pregò loro di creare delle cose completamente nuove, di staccarsi dal passato e di proporre qualcosa di italiano. Vennero i nomi dei mostri sacri dell'epoca come Schubert, come le sorelle Fontana, Bichi, ma non subito, ma nel tempo vennero fuori anche dei giovani, tra cui c'era Emilio Pucci, che all'epoca si firmava Emilio di Capri, c'era 2 stagioni dopo appunto Capucci, c'era Simonetta, e da questi venne fuori uno stile completamente nuovo, ed è questo stile che noi vogliamo raccontare nella mostra. Ci siamo avvalsi di anche l'uso di fotografie storiche messe in gigantografia, molto più grandi anche dell'originale, volutamente forti, anche per dare un riferimento anche temporale a questi vestiti. Giorgini ebbe un'idea geniale, più di un'idea geniale. La prima, come già detto, fu quella di raccomandare ai creatori di creare un nuovo stile, di creare qualcosa di diverso, che potesse attirare il compratore prevalentemente americano, anzi all'inizio quasi esclusivamente americano. Ebbe l'idea di fare sfilare tutti nella stessa location, che inizialmente era a casa sua a Villa Torrigiani, poi fu il Grand Hotel e poi la mitica Sala Bianca di Palazzo Pitti, dove i compratori potevano venire, vedere tutte insieme le sfilate, andare poi accanto a Palazzo Strozzi per vedere anche gli accessori e per fare gli ordini e tutto, senza doversi spostare. Cioè, una grande comodità per loro l'idea di non dover finire una sfilata, prendere un taxi attraverso tutta la città per andare da un'altra parte. Si trovavano tutto all'interno, questa fu una grande comodità. Ma quella più importante è che lui sfruttò un antico mito, che era il mito del Rinascimento.
poi essendo a Firenze la culla del Rinascimento, lui spinse molto su questo, perché creò questa immagine del grande creatività italiana, dell'altissimo artigianato italiano, in queste atmosfere da sogno nei quali questi giornalisti e compratori venivano, per cui si trovavano a vedere le sfilate nel Palazzo Pitti, andare a fare gli ordini al Palazzo Strozzi, la sera tutti i vari palazzi fiorentini aprivano, organizzavano cene, feste. Ci fu una festa epica ai Giardini di Boboli, dove erano tutti in costume rinascimentale, cioè giocò molto questa carta. E anche tutti i servizi fotografici si facevano a Firenze, come sfondo c'era la cupola del Brunelleschi, piuttosto che i palazzi, Pontevecchio, e poi anche Roma fu sfruttata. Giocò molto su questa storia, e questo ebbe un grandissimo impatto, perché poi quando tornavano a casa e vendevano questi prodotti, loro vendevano anche un pezzo della cultura e della storia italiana. La sezione moda sarà curata da Enrico Minio Capucci e Raffaella Sgubin, con la partnership della Fondazione Roberto Capucci e la collaborazione dell'Archivio della Moda Italiana di Giovan Battista Giorgini e del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma. I capi in mostra arriveranno dalla collezione Enrico V e Paolo Tinarelli, dalla Fondazione Roberto Capucci e dagli archivi delle maison come ad esempio Museo Salvatore Ferragamo, l'Associazione Germana Marucelli e la Fondazione Micol Fontana. La sezione Design ed Arti Applicate ospiterà circa 150 pezzi provenienti da collezioni pubbliche e private. Sarà curata da Carla Cerutti e si avvarrà della consulenza scientifica dell'Associazione degli Archivi delle Arti Applicate Italiane del XX secolo.